Non vorrei fare la puntata troppo incentrata su di me, capito? Come per dire Madonna. Tutte le puntate sono incentrate sugli ospiti. Posso esprimere una mia paranoia, ma se mi dite che è una paranoia, bene. Per l'amor di Dio. Ti senti di farlo? Fallo. Puoi anche non farlo, vedi, ti apro. Però se pensi di non poterti fermare, fallo. Ciao a tutti ragazzi, oggi qui a Filippo Carloni Bubble, sempre con me il mio co-host Samuele Andruzzoli. Ciao signori. Ciao Samu. Ciao. Beh, oggi puntatone perché abbiamo diciamo un'istituzione nel mondo del motociclismo, del motorsport in generale, nonché ora del podcasting. Infatti abbiamo con noi qui direttamente da Santa Maria del Monte, poi da Santa Maria in Pietrafitta. Probabilmente si trasferirà a Borgo Santa Maria, chi lo sa, Andrea Migno. Ciao ragazzi, questa è la presentazione. Ciao, complimenti ciao, per essere passato. Ciao Andrea. Ciao Fisci, ciao. Come va? Ciao a tutti ragazzi. Allora? Ma io cosa ci faccio qui? Oggi Oggi è una puntata un po' così, una puntata speciale tipo i Simpson quando c'è la paura fa 90. Quindi oggi dobbiamo predire un po' di futuro. I Simpson di solito hanno quell'obiettivo lì. Anche puntata numero 16. Oggi sono qui perché è la puntata numero 16, quindi la dedichiamo al nostro host che diventa ospite. Io di solito sono dietro le camere con la Nina e oggi invece ho cambiato ruolo. Fantastico, bellissimo. Sì, un inedito Filippo Carloni. Sì, allora, Filippo Carloni. Diciamo che il co-host è passato a host e dalla regia è subentrato anche dall'autorato, diciamo. È arrivato Semandru. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Come ti senti? Allora, innanzitutto sono molto contento di aver accettato il vostro invito a Mick Bubble. Sono un fan di questo podcast, vi volevo fare i complimenti perché grazie. Comunque per gli appassionati è un bel prodotto. Un bel regalo. Sì, sono un vostro follower e in più da passare da host a ospite per la puntata numero 16, come dicevate prima, è un piacere, è una situazione diversa, ma mi trovo molto a mio agio e soprattutto anche più rilassato perché le domande me le farete voi, non devo... Saremo buoni. Puoi andare puoi spaziare dove vuoi. Ma questo podcast quanto cazzo è verticale? Sì, è verticale. Sì, è verticale. Noi siamo verticali da bestia. Noi siamo verticali. Soprattutto su Instagram perché i video vengono fatti per così. Comunque, Migno, come stai? E allora, è vero, prima domanda è sempre quella. Hai visto le altre puntate? Sì. Io ma allora le guardi davvero? Sì, sono un cliente assiduo del podcast. E allora, tutto bene, vengo da una serie di gare, una dietro l'altra, tra Mondiale e CEV, e siamo tornati da poco, adesso comincia una pausa invernale, va tutto bene, dai, mi sento bene, e ripeto, sono contento di essere qua, e quindi dai... sono successe un po' di roba, immagino che... Stai sorvolando su una roba abbastanza, secondo me, essenziale. La sta tirando alle lunghe, facciamogliela dire. Una serie di gare va bene, ma l'ultima gara è stata un po' diversa delle altre. Sì, è stato... L'ultima gara a Barcellona c'è stato il gran finale della MotoGP e mi hanno chiamato... Eravamo in Malesia, allora la racconto, tanto insomma, noi non le abbiamo chiesto niente, però se la vuoi dire, dilla, sì, dai, ho piacere di raccontare come siano andate le cose. E praticamente eravamo in Malesia che stavo giocando a tennis con il nostro fisioterapista Christian Giometti, che saluto calorosamente. Ciao Chris, ciao Giome. Christian Giometti è il fisio del team VR46 MotoGP Enduro per Tamina, anche se sbaglio sempre a dire l'ordine dei nomi, vabbè. E comunque giocavo a tennis con lui, finale del Grande Slam Kuala Lumpur, ATP Kuala Lumpur, e arriva Pablo Nieto e mi fa: c'è la possibilità di correre all'ultimo Gran Premio, che ancora era in fase decisionale perché non si sapeva se si andava a Valencia, erano venuti fuori altri nomi, ma vabbè, alla fine si è andati a Barcellona. E infatti c'è la possibilità di correre a Barcellona con la Moto2 perché nel team Mastercamp VR46
si sono fatti male entrambi i piloti e c'è questa possibilità. Io tra un set e l'altro, tra un game e l'altro, non ho esitato più di tanto a dirgli guarda, da Dio, bellissimo, ci sono. E da lì la cosa, nonostante altre volte o comunque generalmente non sia scontato, insomma, arrivare poi a concludere un affare del genere, tutto è andato come speravo e diciamo da quel sì mio detto lì su due piedi siamo poi arrivati veramente a chiudere l'accordo e a trovarci appunto a Barcellona per l'ultima gara ad esordire con la Moto2 per la prima volta e a fare una gara di campionato del mondo Moto2 che per me insomma è un sogno che ho da tempo ed è stato veramente insomma innanzitutto ritornare a correre, fare una gara, essere al mondiale, cioè già tutto bellissimo, farlo con la Moto2 con un gran team così insomma dai abbiamo alla fine si è conclusa sta bella parentesi e è stata una gran figata devo dire per la Moto2. Te poi adesso ti conosco, è un po' che brami il fatto di guidare una Moto2, soprattutto addirittura nel mondiale così in un weekend vero. Racconta questo di sensazione, te l'aspettavi così? Da lì anche vorrei dire, tu comunque sei andato in Moto2 e hai fatto questa esperienza tutto bello come dici, però dentro di te quando vai al pensiero successivo, no? Quando fai un ragionamento in più, ti viene da dire Dio boh, però comunque non sei andato male, no? Si tratta di 1,5 secondi, 2, quanto è stato dai primi? Sì, 2,5 dal primo. 2,5. Però si tratta di gente che lo fa tutte le settimane, te arrivi lì dopo un tot di tempo, all'ultima gara, quando tutti sono già al top, ti è venuto oltre alla gioia iniziale, ti è venuto da dire Dio boh, però averla avuto un'opportunità probabilmente. Allora, sicuramente sì, nel senso che allora mi sono trovato poi anche per proseguire appunto la storia di come è andata, mi presento poi a Barcellona, quindi senza aspettative, ma veramente solo con l'obiettivo di goderla, di godersela al massimo, perché comunque c'erano delle prerogative non a mio favore, no? Per presentandosi insomma a questo appuntamento così dal nulla. Però è stata alla fine una gran figata e ovviamente è venuto un po' di chiamala come vuoi, nostalgia o malinconia o comunque voglia di dai, assaporato quella grandissima sensazione di guidare una Moto2 di qua di là, ovviamente essendo sempre stata la mia passione, la mia vita, correre in moto, quindi assolutamente posso sottolineare che sì, c'è stata, ovviamente è stato bello, mi ha dato gusto, ho sentito delle belle cose. Poi ovviamente non mi faccio delle grandi aspettative perché so che è molto difficile trovare da correre, insomma, non mi faccio dei grandi viaggi, però intanto me la sono goduta e per rispondere alla tua domanda, sì, diciamo, vai via da Barcellona con Dio, quando lo potrei riguidare, quando potrebbe risuccedere una cosa del genere. Oppure se avessi potuto. Sì, ma ormai guarda, da quando sono cambiate un po' di cose, alcune cose le vedo veramente da altri punti di vista e rivangare il passato ti dirò che non aiuta e non è che mi allievi o mi faccia arrabbiare più o meno, insomma ormai il passato è passato, è finito e basta, riguardiamo avanti come è successo questa occasione di Barcellona con la Moto2, potranno succederne altre, non succederà mai niente. Quindi al momento, ripeto, quando ho avuto questa chiamata ho solo goduto e cercato di godermela fino alla fine e così ho fatto, quindi per questo sono veramente soddisfatto di come sia andato tutto. Beh, però come feeling proprio con la moto, alla fine fondamentalmente sei andata anche piuttosto bene. Cioè te l'aspettavi così? Sei contento? Innanzitutto è una al di là domanda che l'hai presa come divertimento, sì, al di là che soprattutto è una domanda che abbiamo fatto anche ad altri ospiti no, però sì. no, dico il paragone, no, un po' tra prototipo da corsa e magari altre moto diverse che comunque ho guidato, quindi le stradali o la Moto3 e la Moto2 è veramente un gran ferro, se così possiamo chiamarla, così possiamo definirla, è un grandissimo mezzo secondo me. C'è Maro, Luca Marini che conferma sempre che la Moto2 è una bellissima moto perché dal mio punto di vista è un gran compromesso peso-potenza e va veramente forte,
Cioè dai, va forte, non veramente forte, secondo me va la MotoGP. E il prossimo anno farò 2 o 3 gare in MotoGP, no? News, no. E va molto forte, si guida molto bene, ha un telaio da corsa, la senti subito in mezzo alle gambe quando ci sali sopra, che è una seduta, è costituita come una moto da corsa, quindi lo senti subito il feeling. E poi ovviamente anche da guidare mi è piaciuta molto, intuitiva, diverso, ed è stato comunque molto bello. Con le moto da corsa diciamo che c'è un feeling, mi piacciono, ripeto, purtroppo spingo a ripetermi, ma mi piacciono un po' di più le moto da corsa, perché sono veramente, quando ci sali già sopra e esci dai box, già senti una sensazione che è più diretta, non lo Non so, è è uguale. molto bella. E quindi è stata una gran moto, mi è piaciuta molto. E A livello basta. fisico hai patito? No. Allora, a livello fisico devo dire la Hai verità. finito la gara fondamentalmente piuttosto bene, tra l'altro. Prima di partire per la gara, Luca Capocchiano, capotecnico dall'altra parte, che in questa occasione era Di Manzi, che salutiamo entrambi, sia Capocchiano che Manzi. Ciao Stefano, ragazzi. ciao Stefano. Ciao Stefano, papabile futuro ospite del nostro programma. Volentieri. Diciamo che anch'io prima di partire ho detto già se la finissi sarei contento, perché non lo nascondo, ma io quest'anno facendo, sia seguendo il mondiale MotoGP che il CEV, il podcast e tutto, non mi sono allenato come quando correvo, diciamoci la verità. E ho mangiato come prima, ma allenato un po' meno. E no, per degli scherzi, appunto, non ero sicuramente allenato a livello della categoria, di quanto richiesto dalla categoria e dal livello che ne è il mondiale, perché siamo al massimo. Però ovviamente innanzitutto da quando ho saputo che correvo mi sono dato da fare al massimo, e un po' prima ovviamente comunque non è che non facessi proprio niente, però ovviamente presentarsi a una gara del genere non ero sicuramente pronto fisicamente. E fortunatamente in gara sono partito innanzitutto senza warm up, già parti boom, parti da freddo, e in più in gara è stato abbastanza difficile all'inizio, però poi ho visto che dei piloti davanti a me cominciavano anche loro, non è che avevo già perso tutti o comunque era una situazione tragica, ho visto che li stavo raggiungendo, anche perché ho avuto un passo costante, e ho detto, lì mi è venuto un po' di brio in più, che mi ha portato poi a terminare insomma la gara, perché se no dopo 5 giri già tutto il braccio destro, già ero abbastanza al limite. Però poi appunto vuoi che la voglia di non mollare, vuoi che cosa fai? Vai a fare una gara, ti fermi in box, cioè no. piuttosto giravo 5 secondi più piano, ma l'avrei voluta finire a tutti i costi. E quindi alla fine ho sofferto, ma sono riuscito anche a giocare, a battagliare con degli altri piloti, addirittura a metterne uno dietro, e insomma alla fine l'ho finita, e anche divertendomi, e anche battagliando, e anche dignitosamente, insomma. Quindi sono stato anche sorpreso, ma lì sai cos'è che fa la differenza? Cioè lì secondo me è la testa, è l'enfasi, la voglia che c'hai, adrenalina. No? Sì, adrenalina, La fame. se ne avessi fatto un'altra magari va a capire, magari avrei avuto Con i se, con i ma. Ma invece, scriveteci nei commenti cosa succede. Con i se e con i ma. Ma invece, visto che hai già tirato fuori l'argomento, io Fisci, se no, dimmi te, io però parlerei meno, io parlerei, che ne so, di quello che fa adesso, dove lavora, del podcast. Io però volevo, sì, di brutto, però voglio farti una domanda un po' scomoda. Sì, un po' così per introdurre questo argomento. Uno con questa passione, no? Quando è che hai capito? La passione delle moto, dici? No, dei caschi, vabbè, può darsi anche della... Però quando hai capito che l'anno dopo non avresti potuto fare... Scusa, dimmi. Ho già sbagliato che ti ho interrotto, ma ormai siamo qui e ormai ho interrotto. Ti dirò che da ospite la posizione non è malvagia, se mi ha fatto il setting giusto, perché è sempre stato lì, però... Questo perché la gente si era lamentata, vuoi fare un dissing? No, volevo essere veramente curioso di capire come l'ospite si sentiva a questa trasmissione, a questo podcast, e devo dire che se fossi un ospite comunque mi sentirei a mio agio. Prego, vai avanti con la domanda, scusa se ti ho interrotto filo, guarda, sei fantastico, vai avanti. No, com'è stato e quando è che hai capito che il prossimo anno non avresti quantomeno corso a tempo pieno?
come le sensazioni l'ho di capito quella abbastanza cosa lì. presto. Nel 23 già avevo fatto mezza stagione per caso, diciamo, perché si era fatto male in Moto3, mi hanno chiamato a sostituire. Però diciamo che per il 24 ho capito da subito, anzi a novembre avevo già firmato con il team MotoGP e quindi avevo capito da subito che non ero più pilota. Ovviamente situazione, chiamiamola kafkiana se vogliamo, ma perché però ma situazione precisamente kafkiana ha un vero significato, Sì, non è una sì, parola chiara. non credo che sia questo. Ovvero kafkiano. sì, ma precisamente questo Kafkian chi è? No, Kafka è uno scrittore. Sì, ma la cita è questo Kafkian È vero, chi è? Kafka. Kafka. Sì. Kafkiana. Ma la cheat su Aldo Giovanni e Giacomo è. Ma precisamente questo Kafkian chi è? Io non guardo quelle robe, sono più acculturato. Pazienza. Ma ancora lavora qui? Che non Sì, sa le cheat veramente di Aldo va Giovanni e fatta un Giacomo? po' di cultura comico No, italiana. però volevo sapere le sensazioni che ti dava sta cosa. Lì per lì come ti sei sentito? Tanto facciamo come si pare, cosa? No, Sì, ma la cheat precisamente questo Kafkian chi è? La dice Aldo perché dicono situazione kafkiana e quando scelgono l'attore in Chiedimi se sono felice. Vabbè, dai, Boris l'ho visto io Boris l'ho visto. Può capire Bezzecchi, Sì, può capire, se era grande fan di Aldo. Vabbè. Volevo capire che sensazioni ti aveva dato lì per lì. Il fatto di essere consapevole, insomma, di non correre più. Ovviamente, cosa vuoi che ti dica? Ovviamente non è che facevo i salti di gioia, non è che saltevo i force per long, però ovviamente dispiacere, dai, una cosa molto diversa, un impatto grande e diverso da quello che è stato per tanti anni. Ti dirò che fino a metà anno, fino a maggio-giugno di quest'anno, anche luglio, è stata una bella botta, insomma, un bel cambio. Poi ovviamente, raga, si va avanti, nel senso non è che... Sì. È così, se alla fine è così è andata, poi ripeto, penso di fare le cose come, insomma, al meglio e poi portare un po' più o meno il mio percorso dove vorrei. E al momento, nel frattempo, visto che non correvo, avevo pensato di lavorare nel team MotoGP al CEV e di fare questo podcast. E ovviamente, ripeto, se mi chiamano a fare la Moto2 a Barcellona ci vado. E ovviamente lì, ripeto, ho dovuto e debito anche ringraziare chi mi ha concesso di farlo, perché ho lavoro in teoria nel team MotoGP. Però insomma quella è sempre una parentesi per me, una strada percorribile ovviamente, e questo è stata una botta abbastanza particolare, di cose diverse, però dai, affrontata, ti dirò, la sto affrontando. No, molto bene anche secondo me. Però nel senso, ci sarà, te la butti lì, no? Come se non fosse niente di che, ma avere l'opportunità di continuare ad essere dentro a un determinato mondo, avendo un determinato ruolo, è comunque una figata, no? Cioè quello che fai adesso è qualcosa che è rilevante per il tuo proseguo, la tua carriera, insomma. Sì, assolutamente, nel senso che continuare nel paddock del motomondiale comunque per me era una priorità, nel senso che alla fine la mia passione è sempre stata questa, è sempre questa e probabilmente lo continuerà ad essere, quindi continuare a seguire da vicino nel massimo livello possibile, ovvero in MotoGP, essere parte di una squadra di riferimento, darne il contributo, perché comunque sono membro del team, è sicuramente già un piacere, perché innanzitutto faccio una cosa che comunque mi piace, e quindi essere lì, comunque continuare ad essere in questo mondo qua è per me la cosa migliore che potevo fare come alternativa, e così è stata, e da subito, diciamo, abbiamo intrapreso questo percorso parallelo da membro del team MotoGP, e adesso anche qui è tutto, non so cosa aspettarmi dal futuro sinceramente, però è tutto
un vedere, andare avanti, un capire come potranno andare le cose. E nel frattempo imparare qualsiasi cosa ti si ponga davanti. Sì, sono sempre un po' in un limbo. Sì, perché comunque mi sento ancora appunto nel limbo tra che non sono, cioè non è che ho 38 anni, dici vabbè, Sì. basta ormai moto, perché tanto comunque cioè, Certo. se a Non ce la fai 38 più anni corri fisicamente. ancora, vuol dire che comunque hai avuto un passato ad alti livelli, ci stai arrivando un po', no? La tua parabola sta cominciando a scendere, ma ancora puoi permetterlo. Io invece avessi 38 anni, non è che vengo dallo stratop e allora posso andare avanti di rendita, ma sono appunto ancora molto più giovane di 38 anni, ne ho 29 ormai quasi, e sarei ancora in un periodo papabile per correre, Fisicamente, per sicuro. continuare a essere un atleta o comunque per correre. Quindi diciamo navigo un po' a vista, vado avanti con queste cose qua che mi piacciono, che mi tengono sul presente, e poi vedremo il resto. Ma a parte che- vedremo tutto come andrà di giorno in giorno. Vivo veramente di giorno in giorno da quando ho cambiato un po' le cose. Cioè, secondo me te davvero, visto dentro il paddock, è proprio il tuo habitat. A parte questo che stai veramente da Dio. Da Dio. Da Dio, fra. Si intona. Però per la gente che non lo sa, e per me tra l'altro, che non ho... Di cosa ti occupi all'interno della VR di preciso, il ruolo preciso? Allora, innanzitutto sì, hai ragione quando dici che è il mio habitat, perché ormai sono tanti anni che faccio parte di questo mondo. Il mondo della MotoGP comunque è un gran ambiente, sarà che appunto sono tanti anni che ne fa parte della mia quotidianità o comunque della mia vita, e quindi sì, è un bel ambiente che mi piace calpestare. No, ma poi io ne conosco di gente che ne frequenta e te lo giuro, come ti muovi te lì dentro non si muove nessuno degli altri. Sì, ma adesso non è che perché è il nostro ospite Sì, devi fare tutto. No, te lo dico. Quando da una verranno parte gli forse altri... mi sento anche di confermare questa cosa, nel senso, dai, mi trovo bene, mi piace, ok. Poi all'interno del team cosa faccio? Innanzitutto, qui lo dico, qui lo nego, mi confermeranno i membri del nostro team, mi piace tenere veramente, fare un po' da collante all'interno del team, perché semplicemente per pochi motivi, pochi, semplici, ma efficaci, nel senso che conosco veramente da abbastanza tempo gran parte dei membri del team, e in più sono uno che da un po' di anni che è nell'ambiente, è la mia più grande passione, e quindi già queste prerogative, queste caratteristiche fanno sì che possa essere, mi piace essere un uomo squadra tra virgolette, perché oltre alla professione sono tutti ragazzi, sono tutti amici, siamo un bel gruppo di persone, e ok, questa è una cosa mia personale che mi piace attuare. E in più professionalmente io sono quello che con Idaglio Gavira, che saluto calorosamente, che lui è il rider coach principale, ovvero si occupa diciamo direttamente dentro il box delle cose più dirette. Poi ovviamente quando anch'io ne faccio parte, però lui si occupa anche di andarle a vedere in pista durante il turno in diversi posti, seguendo la pista, e quindi lui va a vederli principalmente in pista. Io invece mi soffermo su un punto e con la telecamera li vado a registrare. Passano tutti i piloti, io di base li registro, Di e tutte poi le squadre queste. sì, di quelli che noi prendiamo di riferimento, li vado a registrare, e poi con un programma sul computer li vado a montare, come hai presente il fantasma di Mario Kart. Sì. Capito? Quindi viene fuori un video del genere per capire in ingresso curva, cioè scusa, per capire nelle fasi di una curva dove chi va più forte rispetto a chi va meno forte, dove guadagna, dove perde, capito? Quindi, ed è una cosa che secondo noi, ma comunque secondo tutti i team, perché ce li hanno tutti, lo fanno, cioè in ogni team c'è questa figura, sì. e perché comunque è un vantaggio, un aiuto che ti può dare in più, insomma, che il pilota può avere in più per migliorare la sua performance. E quindi faccio quello a tempo pieno nel team della MotoGP. A parte che secondo me sei stato molto svelto, ti sei fatto una bella carriera, no? Ma poi... svelto quello per lavare i piatti, cosa? No, vabbè, questo poteva essere anche perché non si pagano. E comunque... No, dico, hai buttato su secondo me un bel... No, post carriera, un'altra carriera. E la domanda mia è come coniughi
tutte queste attività, perché fai molte più attività rispetto a prima, che vabbè era stressante, ma facevi solo la motociclista. Sì. E uno è come coniughi, e due l'attività nel SEV, che secondo me lì di cosa ti occupi? Allora, innanzitutto quando fai il pilota di base ti alleni, fai cose per oltre alla quotidianità di un ragazzo normale, che ognuno avrà la sua. Per quanto riguarda fare il pilota, di base ti devi allenare e fare eventualmente eventi o cose inerenti a quella professione, mentre adesso per quanto mi riguarda sono un po' altre cose, le altre cose da fare. E tra queste appunto c'è anche il CEV, perché seguo il CEV, ovvero non essendo più pilota al momento, nell'Academy sono rimasto non più da pilota ma da uomo Academy, quindi stiamo anche un po' cercando di creare qualcosa che si addica, perché comunque avere una figura in più, appunto, secondo noi può pagare in qualche modo, e al momento la stiamo un po' cercando, ma comunque già alcune cose le stiamo facendo, tra cui appunto io seguo Matteo Gabarrini, figlio del capotecnico di Pecco Christian, che salutiamo, Gabba Junior, Gabba Senior, e insieme a Marco Urani, che ci tengo a salutare, grande Uranio. Ciao Uranio, follower del podcast, è un amico, mio capotecnico nella wildcard di Moto2, Barcellona. cioè alla fine vedi tutto si incastra, L'universo, sì, vuoi non vuoi. Coincidenze? Non credo. E con lui seguiamo Matteo Gabarrini nel campionato spagnolo, è un ragazzo giovane, ha 14-15 anni, e che si sta insomma cimentando, sta cominciando il percorso da pilota, e noi appunto io lo seguo sempre un po' più come da vicino, essendo Uomo Academy, da rider coach, lo vado a vedere in pista, cerco di passargli un po' la mia esperienza, di capire qual è il metodo che anch'io ho imparato in quella fase lì nella quale adesso è lui, per essere diciamo piloti più vicini al professionismo, per arrivare a essere piloti diciamo del mondiale. E quindi quando non c'è il mondiale MotoGP c'è il mondiale junior, si chiama il FIM Junior GP, che faccio con Gabarrini in queste vesti, ed ecco appunto che questa è l'altra attività che faccio in parallelo quando non c'è il mondiale MotoGP. Sì, no, ma come coniughi tutte queste cose? Coniughi che ti fanno il biglietto, quando ora parti, quando ora torni, e fai. Sì, quest'anno sono stato in giro veramente tanto tempo. Per quello. E poi quando sei qua comunque podcast sì, quasi a tempo cioè alla pieno. fine, perché questo podcast alla fine era partito un po' per appunto nei momenti, in quel momento tra essere pilota e non esserlo più, è nata insieme, no? Questa cosa possiamo raccontarlo, che io mi sono detto mi piacerebbe fare qualcosa nel frattempo, comunque una cosa figa che mi ridia qualcosa, perché era un momento, comunque non lo nego, abbastanza difficile, cioè comunque dai, ero un po' giù, un po' dispiaciuto, un po' Certo. non lo so, il termine lo decidetelo voi, comunque avevo bisogno di trovare qualcosa da fare che mi desse un po' di adrenalina, di gas, diciamo, e insieme al buon host oggi, solitamente Filippo Carloni H. come presente. Parentesi, se non ci sono io lì il mixer, cioè lì si può schizzare qualcosa. Ok, e insieme abbiamo deciso a me è venuta l'idea, ho detto sto mondo qui c'è un sacco di storie fighe, un sacco di personaggi fighi, è un mondo, proprio per la mia passione, un mondo che mi affascina, è bello secondo me, e ho detto mi piacerebbe portare comunque tutte queste storie, tutti questi personaggi, la vita di tanti personaggi, la quotidianità, come succede in tantissimi altri documentari, podcast, dove si conoscono qualsiasi tipo di personalità, di figure, e io ho detto perché non farlo verticalmente su appunto su questo mondo.
e l'idea era quella appunto di intervistare, fare un podcast sulla MotoGP e su personaggi affini di questo mondo. E da lì siamo partiti un po' perché te eri appassionato e comunque tutti duri alle 5 di notte negli alberghi delle vacanze, io ascoltavo Barbero per dormire, quelle cose capito, lì. sì, col telefono, mi ricordo, addormentavi col telefono ascoltando dei podcast, conoscitore, appassionato. È nato per scherzo, perché abbiamo detto, ci siamo guardati, lo facciamo o non lo facciamo? Facciamolo. Io sinceramente pensavo all'inizio fosse una roba un po' più Easy. appunto così, dai, lo facciamo, lo prendiamo un po' sorridere. Poi ho capito subito che in realtà cominciava a essere un lavoro, comunque, cioè, se lo vuoi far bene ci devi dedicare il suo tempo giustamente, e poi vuoi non vuoi, anche con voi ci siamo, te sei un mio amico da quando siamo piccoli, e abiti vicino a casa mia. Nina, che si occupa di una cosa che noi appunto grandemente e grande mano dietro le camere, quindi unendo un po' tutte queste forze siamo partiti ed eccoci qua, la puntata numero 16 dedicata a Andri. È tutto scorso liscio. Così è andata, e sono contento, ma anche con le nostre, insomma, con tutti i nostri sfide che abbiamo passato e che stiamo passando, ma è veramente comunque una soddisfazione e ci dà gusto fare queste cose qua. Oggi per me è puntata veramente un po' più leggera, però ripeto, tra tutto, con Mondiale e anche CEV abbiamo fatto anche questo podcast che dai, è una cosa che ci sta piace, venendo bene. che mi piace. È una soddisfazione grossa, cioè, alla fine vedi la gente contenta, te sei soddisfatto? Cioè sì, perché adesso magari mi dicono, oh grande, bello il podcast, figo, lo seguo, complimenti per il podcast. Una volta magari mi chiedi, cioè adesso non è che sono, La defisa Comunque però eri lì. se qualcuno nel paddock mi fermava per fare una foto da pilota, adesso mi fermano magari sì, ancora perché si ricordano il pilota, ma anche perché, cioè, adesso non mi dicono oh, grande, vai forte o complimenti per la gara, mi dicono complimenti per il podcast. Che comunque è una cosa che appunto, È una cosa sempre tua, è un bel quindi- capito, è comunque un portare avanti quella bella sensazione di sentirsi comunque soddisfatti, ecco. Sì, qualcosa che fai che alla fine va bene, Sì, e dà quindi gusto. sei e poi sempre che tu. rimane alla fine fondamentalmente. Sì, un ma po' come fosse un poi albo io d'oro. sono, cioè veramente lo sapete che lo facciamo veramente col gusto di farlo, e che a me è da gusto portare le storie mie in questo caso, ma di tutti gli altri ospiti che abbiamo fatto e di quelli che faremo, perché secondo me è veramente figo sviscerare le storie di personaggi che comunque hanno portato qualcosa al mondo della MotoGP, e di conseguenza non solo, io credo anche in generale. Io adesso vorrei fare un passo indietro, visto che il presente l'abbiamo sviscerato abbastanza. Facendo un passo indietro vorrei parlare un po' della tua famiglia e di come ti ha aiutato a diventare quello che sei, sia nel lato umano, però principalmente di quello che è stata la tua carriera, no? Che parte tutto da uno sforzo e una dedizione della tua famiglia di farti arrivare qui, perlomeno. Il nostro è uno sport particolare, il motociclismo è uno sport sicuramente che non basta comprare 2 scarpe da calcio e andare al primo campo vicino a casa per iniziare, o comunque per la prima parte del cammino di un atleta. E quindi il nostro sport, come anche l'automobilismo, forse l'automobilismo ancora di più, ma il motociclismo appunto non è uno sport o comunque una disciplina banale o comunque leggera, tra virgolette, perché già iniziare dalle minimoto comunque c'ha dei costi, ripeto, superiori, quindi c'è chi ha magari delle disponibilità più pronte, o c'è chi magari deve farsi aiutare da sponsorini, amici di qua e di là, e soprattutto all'inizio, e poi come sempre c'è un crocevia che bisogna
se hai la fortuna, le qualità e il momento giusto di capitare in una gestione che poi ti porta veramente a diventare un atleta a tutti gli effetti, un professionista, oppure chi purtroppo anche magari non ce la fa perché appunto mancano questi incastri qui. Però sì, allora di base tutti quando iniziano ovviamente ci si appoggia alla famiglia, nel senso che il babbo ti porta a girare con le minimoto e si fanno un po' di sforzi all'inizio, senza dubbio. Questo con Umbi, con mio ba, come per tutti gli altri piloti, quelli che oggi sono in MotoGP, quelli che non ce l'hanno fatta, sicuramente i genitori, la maggior parte delle volte i babbi, perché comunque sono più appassionati forse alle moto delle mamme, però comunque si fanno veramente dei begli sforzi all'inizio che appunto poi a volte sfociano bene, a volte sfociano male, ma comunque sì, all'inizio è una bella investimento. una bella scommessa, un bel investimento, poi più o meno, poi dipende sempre da un sacco di cose, però senz'altro come nel mio caso, ma nel caso del 99% dei piloti, diciamo la famiglia e comunque gli inizi hanno una bella ripercussione su quello che poi sarà il risultato finale, perché parte tutto da lì e di solito le famiglie insomma si sforzano per far partire la carriera di un pilota di moto. Che tra l'altro tuo babbo, cioè a te ti ha supportato in tantissime cose che hai voluto fare da ciao Umbi, tra l'altro. Un applauso ci vorrebbe anche a ciao Umbi. Diventa secondo me un'altra schermata però per l'applauso. The Wall. Ah no, anche. Non importa l'applauso, vabbè. Però tuo babbo si è fatto, da quello che ho visto io da fuori, si è fatto in 4 per te e per tutte le idee che ti sono venute già dal podcast. Cioè ti sta aiutando, no, a fare quello, fare quell'altro, ti serve una mano lì, lo facciamo. Il fan club, quando hai fatto il fan club, che possiamo aprire anche la parentesi del fan club, lì tuo babbo è il primo, cioè è come se fosse il tuo primo fan, anche il tuo primo fan, no? Allora, bisogna secondo me dividere il tutto in due grandi mondi forse, nel senso che tutto giusto quello che dici e ovviamente io non mi posso lamentare, c'ho una famiglia top, c'ho una sorella, stiamo tutti bene, veramente sono strafortunato, c'ho una gran famiglia, mia mamma, mio babbo, mia sorella e questo è una fortuna che ho. E poi parallelamente appunto quando fai una carriera, io penso che in generale i genitori quando i figli sono messi sono lanciati in una carriera che comunque quando si cresce, no? Nel mio caso appunto il pilota, ma come nel caso di tanti altri magari anche calciatori, io penso sempre, ho imparato, ho visto che i genitori purtroppo, non tutti ma la maggior parte nei confronti dei figli hanno degli occhi secondo me meno obiettivi della realtà, o comunque perché ovviamente hanno gli occhi da genitore, ovvio, quindi è chiaro, è ovvio, e c'è chi la gestisce meglio, c'è chi riesce appunto a metabolizzare meglio o peggio questa situazione e ci sono i genitori che super, tra virgolette, disinteressati o comunque apparentemente disinteressati, che la vivono più leggera, o c'è il genitore che è invasivo, c'è il genitore che ci tiene quasi più che il figlio, ci sono tante situazioni e ovviamente vuoi o non vuoi si ripercuotono più o meno poi sui risultati, sulla carriera, sul cammino del figlio, diciamo. Però insomma ognuno sa un po' la sua storia, immagino, però un fattore che lega credo comunemente tutti i piloti e i babbi è che sicuramente all'inizio fanno dei grandi sforzi, dei grandi sacrifici e penso che l'amore appunto per i figli li porti a fare queste anche pazzie e tra questi c'è mio babbo, ma ci sono anche tutti i babbi, credo, che sono figure fondamentali
Graziano Rossi come quello che può essere per Valle, Pietro Bagnaia, tutti i babbi, Jos Verstappen per Max Verstappen. Se si guarda il 90% dei casi, insomma, parte tutto veramente da lì, dalla cioè dal cuore dei genitori, Ma probabilmente. te perché hai iniziato a correre di base? C'è sempre un leitmotiv che ti fa iniziare a correre, no? Innanzitutto quando mi tiri fuori questi termini un po' british, sto tutto Non so fresco. se sia E allora io ho iniziato a correre perché per andare a casa di mia nonna cattolica si passava sopra un cavalcavia dove c'era una pista di minimoto storica. Da lì nascono i più grandi campioni della MotoGP di oggi. E tra l'altro ho continuato ad andare lì. Ogni tanto sì, non più perché comunque poi negli anni è diventata... Parli del New Motor Park? Io perché parlo del New Motor Park, sì. Davanti lì, all'hospital? vicino all'ospedale di Cattolica. Ok. Quello è proprio stato dove lì, cioè lì nel 2003, 4 e 5 si facevano le finali dell'italiano, le selettive, e lì, cioè, nello stesso weekend di gara, come 20-30 anni, no 20 magari, 30 anni fa, si correvano Melandri, Rossi, tutti i nomi che abbiamo citato nelle altre puntate, quando si correvano nelle minimoto. Ai giorni nostri di quella volta, diciamo, c'erano i vari Morbidelli, Antonelli, Bagnaia, Bastianini, chi più ne ha chi più ne metta, tutta gente che insomma sono diventati piloti al giorno d'oggi, e quindi in quella pista, diciamo, si iniziava con le minimoto. Comunque era una tappa delle minimoto abbastanza frequentata dai piloti, e io vedevo sempre questa pista passando sotto cavalcavia per andare a casa di mia nonna, e mio bagli dicevo portami, fa provare. Dopo lui giustamente con l'esperienza sapeva che sarebbe potuta diventare una malattia o comunque una passione, con i suoi pro e i suoi contro, con le sue peripezie, però si è convinto e mi ha portato a provare la prima minimoto a noleggio. Poi da lì una o due volte a noleggio, poi il gusto c'era, e siamo passati a comprare la prima minimotina, e poi da lì una roba tira l'altra, come sempre. Quando non sai dove devi andare, comunque un passo dopo l'altro ti si schiarisce un po' la strada. Vedi che qualcosa si crea. Sì, e quindi da lì in poi prima minimoto, le prime gare, di qua conosci gente, vai avanti, l'anno dopo, fino a che poi passo dopo passo siamo arrivati a oggi. Quindi fate da quella volta, 2003-2004, quasi 20 anni fa. Ma ti rendi conto? Passa il tempo, Avevo 6-7 anni, 7-8 anni. Poi quando si diverte vola. È volato veramente. Eri alto così, come dici. Ma dalle minimoto io farei un passo un po' più grande e arriverei direttamente all'entrare in Academy e alla Moto3, saltando tutto quello che è successo nel mentre, perché forse entrare nell'Academy in quegli anni là è stata la prima botta. Sbaglio? Assolutamente. Allora, quando non ero nell'Academy, anche solo vedere la maglietta dell'Academy che era consegnata solo a chi ne faceva parte, insomma, era già sei bello avere la maglietta dell'Academy, cioè sentivi come mettere un'armatura addosso, una corazza. Chi c'era a quei tempi? Per curiosità mia, i primi. È bella la storia dell'Academy perché è un po' particolare, è nata un po' come, non come un fungo, io dico, mi sembra come un fungo, nel senso che sui funghi c'è un mondo, c'è un documentario su Netflix che mi ha fatto vedere Franco. C'è un mondo, i funghi sono l'organismo più clamoroso del pianeta Terra. Solo Franco poteva farti vedere un documentario sui funghi. Infatti, saggio. Però a parte questo, cioè è nata veramente un po' da un terreno fertile, da una situazione favorevole, è nata un po' una magia, secondo me. E quindi all'inizio veramente è nata un po' allenandosi in palestra, perché ognuno per la sua storia. Ricordo che Franco fu il primo, perché con la sua storia fu il primo a trovarsi in quella palestra, ovvero da Carlo a Pesaro. Carlo è il preparatore dell'Academy e a quel tempo di Valentino, quindi loro, c'era anche il SIS quella volta che io non ho incrociato, diciamo, in quello scenario della palestra. Comunque
palestra, ci si allenava, Valentino si allenava con Carlo e man mano che qui si parla del 2011, 11, 12, 13, si parla del 12 circa, se non sbaglio. La fine del mondo. Bravo, 21, 12, 12. Quando doveva Dove essere eri in quel momento? Te lo ricordi? Probabilmente a la cena della palestra, appunto. Perché era a mezzogiorno e 12. Sì, Quindi può era darsi pranzo. anche che appunto può darsi anche che era un pranzo della palestra, non lo so, comunque lì si sentiva che si stava partendo questa magia. Comunque Ma alla fine del mondo, dici? O... No, dell'Academy, Ah, ok. perché della fine del mondo c'era abbastanza scetticismo, infatti ancora siamo Sì. qua. Fatto sta che allenandosi c'era Valentino con il suo preparatore che hanno buttato su un po' questa cosa qua. Franco è arrivato perché con la sua storia, diciamo, è arrivato tramite Graziano, no, di qua questo ragazzino, di qua di là, è iniziato. Io mi ruppi una clavicola proprio qui a Misano, in circuito, per una gara di campionato italiano, un'occasione che ebbi. E mi ruppi la clavicola e poi il mio manager Gabbia, che salutiamo, Ciao, Don Gabbia. King della Moto3, ti sei fatto male la clavicola, ti porto da Carlo a fare riabilitazione. E quindi la mia strada, cioè il mio collegamento alla mia Academy è iniziata lì, andando in palestra a fare E riabilitazione. Gabbia il tuo collegamento Sì, all'Academy. sì, il collante è stato lui. E anche l'infortunio come E collante. anche l'infortunio alla spalla, perché ho iniziato a fare riabilitazione. E poi nel frattempo c'era Franco, che io conoscevo già dalle minimoto, perché già eravamo amici, ci siamo rivisti lì. E nel frattempo anche c'era Marini, che era poco più giovane di me, un anno in meno di me, e che era indeciso se continuare a giocare a calcio o percorrere la strada di pilota. E fu convinto, lui si convinse ovviamente per la sua passione a continuare a fare il pilota e lasciare il calcio. Quindi iniziamo io, Morbidelli, arrivava Marini, nella palestra a suo tempo c'era Fuligni che si allenava in quella palestra, che anche lui conosceva già delle minimoto. E poi è arrivato Antonelli, che si fece anche male lui alla spalla, quindi arrivò, e altro componente poi dell'Academy. E poi forse la prima mandata chi c'era? Fenati dopo è arrivato un pelo dopo, quindi diciamo la partenza è stata quella, perché poi dopo Bez, Pecco, Balda, Fenati sono arrivati leggermente dopo, ma ormai diciamo che l'Academy è nata lì nella palestra. E si parla del 2012, nel 2013 l'hanno costruita veramente con queste storie che andavano avanti, hanno capito come realizzarla veramente, e poi credo che il primo anno dell'Academy, se non sbaglio, sia il 14, però 13-14, e poi è partita. semplicemente appunto è stato ognuno con la sua storia, è arrivato in questo gruppo, in questa palestra, in questo ambiente, loro l'hanno gestita, hanno deciso come farla avanzare, come costruirla, ed è nata l'Academy, che è stato veramente, dopo tutta sta gran pezza che ho attaccato, come sono andate le cose, è sempre e grazioso. ovviamente essere nell'Academy è stato subito veramente nella prima botta bellissimo, cioè come dire, entrare a giocare, sono un calciatore, mi prende il Barcellona, mi prende una squadra Una cantera, importante, sì. mi prende... Come entrare in un tunnel in autostrada da bambini. Sì, cioè vado in un posto che è difficile chiedere di meglio, difficile trovare una situazione più bella di quella, poi anche perché coincidevano un sacco di cose fighe, cioè comunque la zona è questa, non è che sono dovuto trasferirmi, Sì. tipo, o comunque veramente i primi anni è stato veramente un sogno che aperti. I pianeti tutti allineati per Cioè te. veramente andava tutto da paura, tutto bene, tutto sto bene, figa, tutto E poi bello, eri tutti anche amici. nel team loro con Sky, Sì, è bellissimi iniziato tempi. lì, no, Uno sì, guardava sì, la finale di X all'inizio- Factor, comparivi te, Bravo, dinamiche. sì, 2015-16 si saliva sul palco di X Factor addirittura. E insomma, sì, i primi anni, ma tuttora è una realtà che è invidiabile, comunque... Quindi stai festeggiando così. i 10 anni di Academy quasi. Praticamente sì, ormai sono 10 anni, sì. Devi fare una festicciola. Ma comunque è bello vedere anche dove si è arrivati a oggi, no? Con tutti i ragazzi che sono diventati grandi, e tutto quello che hanno vinto, che hanno insomma che hanno portato, che è stato raggiunto. Secondo me
vale i suoi uomini e noi compresi, bisognerebbe secondo me essere orgogliosi e contenti, perché si parla di titoli mondiali, di vittorie, di podi, di risultati, Cioè, di vittorie nessuno ha fatto importanti. schifo, anzi sono stati tutti Sì, comunque dal primo dai, all'ultimo. è stato tutto veramente un gran un bel cioè dai, un bel film, una bella storia secondo Ma me. senza andare a ripercorrere tutta la carriera, che quella, vabbè, te però di base sei sostanzialmente un senatore vero della Moto3, no? Che carriera hai avuto, secondo te? Per me purtroppo, io dico purtroppo perché secondo me rimanere troppo in Moto3 è deleterio, nel senso in Moto3 acquisisci degli automatismi, delle dinamiche che a lungo andare, cioè la Moto3 è troppo lontana dalle moto grosse, dalle moto vere, ovvero da una Moto2, da una Superbike, da una MotoGP. Quindi rimanerci troppo secondo me è da una parte deleterio, perché appunto ti plafoni, ti abitui a degli automatismi che sono giusti per la Moto3, ma un po' troppo lontani poi da Da quello tutto il resto. che dovresti continuare a Visto in a un'ottica raggiungere. propedeutica, sì, però tanto è una roba degli ultimi 15 anni, perché prima c'erano i senatori della C'erano i gente. senatori, sì, però poi appunto, non so, negli ultimi, cioè comunque si punta sempre ad arrivare più in alto, ma secondo me comunque cioè, le moto grosse sono anche più belle, cioè vanno più Ok. forte, è tutto più bello. È come dire, non lo so, giocare a calcetto o a calcio, nel senso, è chiaro che c'è chi gioca solo a calcio, non è proprio il paragone giusto, però diciamo che dal Moto 3 quando passi alla Moto 2, cioè senti proprio tutto bello, ma ancora più bello, capito? Cioè va più forte, frena di più, le forze fisiche, le dinamiche sono più, più forti, cioè sono emozioni è uguale, ma emozioni più forti, uno step sopra. E quindi tra Moto 3 e Moto 2, MotoGP, Moto Grandi c'è un po' di differenza, che quindi secondo me se rimani troppo in Moto 3 appunto ti danno un po' fastidio. Però mentalmente proprio, questo tipo di gare per te erano pesanti? Cioè, proprio mentalmente, quello stress lì di avere queste gare che sono pazze praticamente. A me la cosa che mi sarebbe piaciuta fare era cambiare categoria, perché la Moto 3 aveva delle caratteristiche che non riuscivo a perseguire tue. per più di tanto, sì. Ok. Come il peso, perché sembra, io sono tra i top 3 finti magri d'Europa. Cioè, io infatti è quello che Cioè mi il ricordo di peso, te quando correvi. comunque certe cose che non mi venivano facili, cioè non mi venivano, era uno sforzo veramente grosso da mantenere per arrivare a degli standard, neanche all'elite, ma a uno standard. Quindi era un po' pesante, per me il pesante è stato quello. E quello a me che molto mi dava fastidio, il fatto che magari per dover pesare poco bisognava farsi un culo veramente, la fatica superava di gran lunga il gusto, comunque cioè un po' troppo. Cioè, già per dire correre in Moto 2, Correre in la Moto 2, parentesi per peso. quanto magari faccio un esempio, Nelly, Sì, che al contrario lui è è uno che comunque tiratissimo, al sì. contrario fa più fatica a prendere peso, a pesare di più per una moto più grossa che a farlo per una moto piccola, ad esempio, no? O comunque c'erano delle dinamiche della Moto 3 che a me non mi si addicevano, ecco. Però ripeto, guarda, adesso col senno di poi mi è piaciuto tutto. Poi, come mi hai chiesto, sicuramente c'erano delle cose più o meno che mi davano gusto, e sicuramente la Moto3 aveva delle situazioni, delle dinamiche che erano più difficili. Ognuno avrà le sue, cioè, ripeto, ognuno magari si troverà meglio in Moto2 per Certo. alcune cose, in MotoGP per altre, in Moto3 per altre, e così via dicendo. Io alla luce che hai avuto, secondo me, una carriera bella, perché fondamentalmente hai avuto una bella carriera. Non so come buttarla giù, mi azzardo nel dire, forse alcuni anni hai avuto la moto sbagliata, nel senso che avresti potuto avere un'altra marca di moto, eccetera. Sai c'è un anno che ti sei sentito vicino, o comunque in altre condizioni saresti potuto essere più vicino? Guarda, Come ti senti a livello di carriera da questo punto di vista qua? Allora, Perché ti fermo subito, c'era un anno che se non mi sbaglio era il 2022 o 2021, quando eri partito con la vittoria subito in Qatar. 22. 22, subito con la prima Honda di base lì. Si Sì. trattava di essere più veloce, sei stato tanti anni su KTM, cioè queste dinamiche, perché alla fine sembra facile, ma Posso fare la domanda anche in versione filosofica, ma è la stessa? Devi.
ti sei mai sentito nel posto giusto ma nel momento sbagliato, o viceversa nel posto sbagliato quando eri in forma da essere che era il momento giusto? Più o meno, nel senso che forse non lo sapevo neanche io qual era il posto giusto o il momento giusto. Io dico che sicuramente il 22 è stato il mio miglior anno, soprattutto all'inizio da pilota, in quel caso di Moto3, e sicuramente delle cose potevano andare meglio, sì, ma sono tutte quelle cose con il senno di poi che alla fine tiri una riga e dici: se siamo qui, se siamo arrivati Vabbè, qui, certo. alla fine cerca di trovare i motivi per i quali siamo qui, o comunque cerca di fartene una ragione, insomma. Però sì, ovviamente se tornassi indietro con l'esperienza è chiaro che a me quando mi chiedono: ah no, ma l'importante è non avere rimpianti, cioè secondo me è impossibile, tra virgolette, non avere rimpianti, perché uno, no, se te torni, È da cioè, minorati non avere rimpianti, perché vuol dire che avevi fatto tutto giusto. È cioè, possibile. chi sei per fare tutto giusto? Esatto. La Madonna, cioè, Gesù Cristo. allora, cioè, capito? Quindi è Sì, normale, sì. secondo me da una parte è normale avere rimpianti. Si parla di scelte, si parla di momenti, si parla di situazioni, Sì. di percorsi, e il mio questo è stato. Sono contento, sì, sì, cioè, sì, dei momenti sicuramente più o meno, ma diciamo che mi sono divertito, e questo, cioè io ripeto, mi va bene il percorso che è stato fatto, e vedremo quello che dovremo fare, ecco. Come dice Mike Tyson, i rimpianti esistono, non bisogna avere una vita senza rimpianti, ma bisogna sapere impararli a gestire. Bravo, Un grandissimo esatto. filosofo. Grande Puoi Mike. tirare due cazzotti. Sì. Anche come dice il buon Fabrizio Tarducci, H Fabri Fibra, meglio di molti, peggio di altri. In generale, questa è una grande massima che sto portando avanti ultimamente. Non ho capito, però sì. Cioè, capito? Si capisce. Meglio di molti, peggio di altri. Cioè, C'è chi sta peggio, fondamentalmente. sì, meglio di molti, peggio di altri. Poi ognuno può andare a dove vuole, però è una mia, fortunatamente è una mia situazione. Beh sì, ma voglia, ma poi secondo me sto bagaglio di esperienza che hai ti porta a fare bene il mestiere di oggi e un ipotetico mestiere del futuro ancora più grosso, perché cioè, te oggettivamente puoi fare da matti in una carriera amministrativa, manageriale in quel mondo lì, no? Seguimi. Guarda, come dicevo all'inizio, Seguimi. navigo un po' a vista, e adesso non lo so. Sicuramente è una cosa che mi alletta un po', che comunque ci ho pensato, ma adesso naviga a vista un po', diciamo. Per un altro po' vorrei capire veramente cosa succede, cosa vedere e fare quello che succede. Io vorrei Grande. mettermi proprio che tu ti immedesimi in quello che sei stato mentre correvi, no? Ed entrare in un periodo Comunque vi ringrazio di aver fatto questa. Cosa? Dimmi, Andrea. È un bella. Non ho mai ricevuto un approfondimento così approfondito. approfondito su di me. È bello. Ma questo è il format. In effetti, puntata su di me con un po' ci sta. Oi, ciao Filo. Se c'era ospite Mummo, approfondivamo la vita di Mummo. Comunque vorrei che che ti rimmedesimi in te pilota, in dei periodi in cui dovevi trovare una quadra che magari non si trovava, no? Che è capitato. Cosa si prova quando te non trovi una quadra, quindi le cose vanno piuttosto male, no? Più di un tot non riesci a dare, ma neanche il team riesce ad aiutarti, cioè che proprio siete tutti con le mani in mano, che fate una gran fatica tutti e poi non succede niente. Questa è una bella domanda, nel senso che io penso secondo me è una cosa veramente generale a livello di vita per tutti, cioè non si scappa da lì, nel senso, cioè a difficoltà risponde, a richiesta difficoltà risponde, ognuno di noi risponde in un modo, quindi non c'è tanto, cioè secondo me non è che c'è un metodo, una via precisa, ognuno ha il suo percorso, le sue difficoltà, e poi in base a come reagiamo
Poi tutte quelle frasi che vedi su Instagram, i motivatori, tutte quelle Che vanno di moda. pugnette, no? È una cosa che comunque penso sia vera è che la vita sia, no, una frase che ho sentito e che comunque penso sia abbastanza veritiera, è che la vita è fatta per il 10% di cose che ci capitano e per il restante 90% è fatto per la reazione che noi abbiamo alle cose che ci capitano. Quindi ci pensavo anche ieri sera, fa conto, prima di andare a dormire. Ieri sera ho finito di vedere Breaking Bad, raga. Fino all'ultima puntata? Ieri sera ho fatto tardi per guardare Breaking Bad. È morto alla fine Walter White? Io sono ancora alla prima. No, L'ho cominciata adesso. Muore? La tagliamo. Ma anche io non volevo saperlo. Non è vero che muore. Ok. Cioè, comunque serie clamorosa. Fatto sta che ognuno, secondo me, ripeto, ha i suoi percorsi, le sue beghe, e ognuno per come reagisce, per come le vive, darà una risposta, farà delle cose per le quali verrà, diciamo, ripagato, comunque avrà una risposta dalla vita, credo. Più o meno a me mi sembra di aver capito che funzioni più o meno così, però Ma te, no, però non sono sicuro, capito? Non c'ho il manuale. Se ho capito la sua domanda, te quando non trovi il bandolo della matassa, non riesci a trovarlo neanche dalla gente intorno, come ti poni? Allora, innanzitutto nervoso dalla Madonna. Ok. Avvilimento. Quello è normale. Poi sì, io sono uno che... Te ti spegni proprio. Avvilimento è una bella caratteristica. Sì. Il capanno, il classico anche perché capanno. io mi ricordo la Bestia, Bastianini che salutiamo, ciao Bestia, ciao Bestia 23. Possiamo già dirlo, vabbè. Non spoileriamo, ma avete già capito. Eravamo in Australia, lui era andato male, anche io, 2016 se non sbaglio, e vado nel box da lui perché eravamo vicini, gli faccio: oh Dio Bestia, ma anche te sei triste, com'è andata oggi? È andata male. Gli faccio: ma perché sei triste? Cosa fai? Era lì sulla sedia del box, un po' tutto così accapannato, e gli faccio: ma perché? Dai, vabbè, ma domani vai fuori. Gli faccio io, perché Bastianini comunque l'anno è arrivato secondo al mondiale, credo, comunque era una che andava. Gli faccio: ma vai tranquillo, domani tanto secondo me voli, cioè vai forte. Mi fa: lo so, ma si sta bene a essere tristi. Bello. Capito? Perché lì infatti è stato sincero, nel senso, quando arrivano le botte brutte, tra virgolette, secondo me ci vuole una parte di avvelimento. Secondo me bisogna un attimo Che poi diventa in fondo, consapevolezza. poi la risposta sta nel ritrovare, insomma, il percorso di risalita. Però sicuramente, come dicevi tu nella domanda, secondo me i momenti brutti, i momenti difficili ce li hanno tutti, poi tutto dipende da uno come risponde, come reagisce, ecco. Ho capito, no? Volevo aprire una piccola parentesi, visto che prima abbiamo parlato della famiglia e tutto, che si collega molto anche questa alle gare, della brevissima parentesi di tua nonna come ombrellina. Grande, speravo che Un grandissimo tiraste momento. fuori questo aneddoto. Tra l'altro avevo questo casco qui. Se non vado errato, era il 2019, avevo esattamente questo casco qui. Qua a Misano? Eravamo qui a Misano, nel circuito di Misano World Circuit, a pochi metri da qui, dalla RES. Ma non la salutiamo? Dovremmo salutarla. Hai ragione, cioè, ciao nonna, grazie che ieri sei passata, ci vediamo o stasera o domani, tanto sempre attuale la nonna. Nonna Valterina, insieme, cioè, le nonne innanzitutto sono speciali, ci tengo a salutare anche l'altra mia nonna, la nonna Gina. Ma salutiamo tutte le nonne. E salutiamo tutte le nonne, ragazzi. Ma viva le nonne, viva i nonni, viva le nonne, cioè, ma fortuna loro, istituzioni della vita proprio. A Misano ovviamente a Misano quando ci sono i GP di casa bisogna sempre fare qualcosa di speciale, e noi come cosa speciale avevo fatto il casco ma non mi sembrava abbastanza, e già da tempo mi era venuto un po' in mente sta cosa. Poi ho detto: nonna, mi fai l'ombrellino a Misano? Perché ho detto facile arrivare in griglia, telecamere, tutto, con le modelle, le ombrelline. E invece ho voluto portare mia nonna perché comunque ero a casa, parlando con Aldo, che Aldo Drudi è sempre
Lo stratega. C'è comunque il sì, come dire, il guru dei GP di casa, del portare l'idea a un GP di casa, un motivo per il quale fare qualcosa di speciale, e mi ha detto porta qualcosa che appunto ti faccia sentire a casa, che ti dia una forza in più, che ti possa dare solo l'essere a casa. E ho detto, ho fatto più di 1 più quello. 1 e ho detto l'ombrellina, la nonna, che comunque è casa, se non è casa la nonna, comunque. E poi mi faceva colazione lei prima di venire in circuito, una roba nata. Ho detto, nonna, preparati, fatti bella per domenica, che vorrei che mi venisse a fare l'ombrellina. Oh, mia nonna, fenomeno, è arrivata. Comunque, arrivi nel box. Come lì Aldo Giorgio, quando si comincia? Sì, esattamente così. Cioè, comunque arrivi nel box e non è che è una situazione che vivi tutti i giorni, che dici sono abituata, so cosa devo fare. E invece è arrivata lì proprio come ora devo entrare in pista, pass dato, tac, tic tic tic, arrivata in griglia, una proprio sarà l'esperienza, sarà la il fatto di sapersi rapportare nel mondo, non lo so. Comunque è arrivato, ha fatto un gran lavoro da ombrellina ed è stato figo avere come ombrellina mia nonna. Penso di essere stato uno dei pochi, non lo so se qualcuno ho visto qualcos'altro forse. Comunque per quanto una mi riguarda è figata. stata un bel episodio e un bel tributo alle nonne e un momento goliardico, comunque un bel tributo a un GP di casa quale fu stato il Misano 2019. Bello. Vogliamo descrivere il casco, già che siamo sull'argomento, per entrare in clima? Di solito è una cosa che facciamo alla fine, Sì, potremmo essere ma arrivati siamo alla già fine. No, adesso no, sì, vediamo. alla fine. No, perché- Ma te Però vuoi chi ha andare via? Chi ha però nelle guarda, mani? io sono qua. Allora, se vogliamo illustrare il casco, di solito lo prende l'host, lo tieni te. Però filo Ma la mano sulla visiera, i non piloti è di volo pratico, accusano. non è Ci pratico. sono le Cioè, di base vai a fare. ci sono i tear off, ma Non è, comunque non lo è prende il che co-host. sì, no, ma lo tengo io perché lo sai, i caschi proprio per i Sì. piloti. Ma poi vuoi dargli in mano uno che non è pratico? Sì, ma Ah, ascolta, sono allora abbastanza, diciamo, di base, anche quando devi fare le verifiche tecniche dove ti mettono questo bollino, bello. questo è un bollino della FIM, della Federazione Internazionale, che insomma guarda il casco e dice va bene, puoi correre. Però anche quando vai a fare le foto, no? Le foto che vedete voi Sì, MotoGP, tutti con Andri che statuari. sta, Tutti statuari. oppure è triste quando cado e è felice quando sorpassa. E noi andiamo a fare foto, porta il casco. Portano il casco e la mano qui sulla visiera. Ma cosa tocchi nella visiera? Con le mani unte, Trappa sporche. tear off. Ma no, ma c'è la visiera di bolla. Il pilota, già che vai 300, già che deve guardare un sacco di robe, se mi metti la mano nella visiera, allora non andiamo d'accordo, capito? Il casco, maneggiamolo toccandolo da altri punti, cioè, tanto non è che è abbastanza facile da maneggiare. Non nella visiera, vabbè, parentesi. Visto Fisci che briscola che ti ha tirato? Ho visto, Perché i ma piloti, di base sfido diversi c'è il tear piloti off. comunque, sì, adesso in questa parentesi goliardica, come dicevamo prima. Questo è un casco che, sempre per tornare al come è nato, e qui è scritto qui come è nato, un'idea di performance. Ah, ok. Perché anche si parla appunto dell'anno in cui mio nonno mi ha fatto l'ombrellina, era il 2019, ero con Fiorenzo Caponera, un bel weekend tra l'altro qui a Misano, e mi disse Aldo, fai un casco, lo facciamo tutto arancione che è il tuo colore, e poi sopra ci disegni proprio solo quello che ti fa stare bene, quello che ti piace, quello che è la tua vita, quello che è quello che fai durante le tue giornate, che ti dà gusto, quello che veramente può solo portarti energia positiva. E allora abbiamo appunto, loro mi hanno dato il casco completamente arancione fluo, con lo spazio per lo sponsor, ma di base poi sopra questo casco l'ho realizzato io proprio prima a A matita, pennarello? prima a matita, È disegnato lì proprio? e O su un disegnato foglio? direttamente sul casco. Direttamente E sul questo è casco. fatto a mano da me, da Andri. Parlo in terza persona come Tomba. È stato fatto appunto direttamente sul casco, quindi io ho disegnato, vi vado ad illustrare un po' tutti i disegni che sono stati fatti, ovviamente il circuito di Misano, perché il GP di Misano, anche se questo casco è usato anche all'ultima gara di quell'anno a Valencia, podio con bella gara. E allora, di base è facile arrivarci. Ho disegnato innanzitutto tutti i miei amici dell'Academy e piloti che comunque
erano la mia quotidianità e mi davano una grande energia. Con questa corona di foglia d'oro, con i 46 che manco te sto a spiegare, Ergoat vale, e con il 46 la corona del re. Qui abbiamo il... come si chiama? Questo qui c'è un nome. Dark Side of the Moon. Sì, Dark Side of the Moon il dei Pink Theta Floyd, Drop ma Dark. sì, Vabbè, adesso... non entrare nello specifico. Com'è? Il Prisma, Prisma, bravo, bravo. il Prisma, che è l'album, la copertina di un album storico dei Pink Floyd, ovvero The Dark Side of the Moon, che è il mio gruppo preferito e che anche la combinazione di colori mi faceva impazzire. Il gelato, perché si parlava di fine estate, quindi il gelato d'estate da noi è un'istituzione. USA. La scritta No, da noi. Non in non USA. usa. E Saludeso Pride, perché noi abbiamo un gruppo su WhatsApp che si chiama Orgoglio, dove diciamo è il nocciolo della nostra compagnia di Saludeso, avvolto dalle stelle della luna, perché un mio grande momento, un mio momento preferito della giornata è la notte, perché nasconde o comunque riserva momenti particolarmente belli e diversi dal giorno. Ovviamente un joystick della Play, perché la PlayStation ha fatto parte della mia infanzia, della mia... E dei nostri scontri. Sì, ancora attualmente, dove ci giochiamo Dilettiamo. la leadership di L'onore. di campione. È tutto onore. Sì, spaccati Prendi diversi anche joystick. prendi delle belle sciacquate, tra sì, l'altro. Hai provato lo shampoo? Per fare la doccia dopo? No, ma ho preso il Liverpool dopo, per dopo. Ok, e quindi la Play è Una bella parentesi. d'obbligo. Per proseguire andiamo un po' dietro, dove c'è ovviamente un tramonto abbastanza stilizzato, perché non è che sono un artista, però ti dirò che alla fine non mi era neanche dispiaciuto. Questo comunque è bello, No, è davvero, bello, l'hai è fatto bello. te da per Sì, te l'ho davvero? fatto io, sì. Anni credo. Di Nissan Culp. È tutto bello. Tu non pensi a niente con dei gabbiani, perché ovviamente vai al mare, da noi ci sono i gabbiani che rappresentano, il gabbiano è uno dei miei animali preferiti, rappresenta comunque solitudine, ma cioè, il gabbiano non gli puoi dire niente, cioè il gabbiano è un animale abbastanza dritto, e con il 54 del Paso, perché comunque è un amico, e poi qui c'è un DAI di supporto. E proseguendo, perché questo casco appunto è fatto tutto di cose che danno energia. Ovviamente c'è il mio 16, davanti c'è la bandiera di Franco col 21, il Brasile, qui c'è lo scorpione di Bez con il 72, il Danger Manzer che è il segnale dell'attenzione. Qui c'è un punto di domanda con il 10, con il 22, perché erano marini e fulazzi che in quel periodo avevano conosciuto il loro amoroso, e comunque erano appena entrati in momenti cruciali della loro relazione, era un periodo che li vedevamo di meno. Ora, per fare la gag di che non li Dove vedevamo sono? più, dove sono, tipo chi l'ha visto, ho messo i punti di domanda. Poi qui ho messo una bottiglia di Noto Gin, Quale di Noto Gin Andrix, ok, così non hai fatto neanche con pubblicità. la mia impronta, anche tratta dal casco cioè dal logo di Aldo Drudi, che lui fa c'è l'impronta come logo. Io qui ho fatto la mia impronta all'interno di questa bottiglia, e perché comunque un buon gin tonic, Sei fan? quando meritato, ci può stare. Questo è un logo che rappresenta le iniziali della mia famiglia: Andrea, Alice, Marta, Umberto. E questo focherello rappresenta la mia amorosa, perché si chiama Fiammetta, e questa è semplicemente una stilizzazione del Sì. fuoco. E Did, che è Davide degli Innocenti, realizzatore, verniciatore dei caschi che disegna Aldo. Un sorriso un po' manga, che rappresenta comunque un sorriso, perché no? Un casco veramente pieno di cose. Poi c'è la lumaca di Pecco, quel lentone di Pecco, che è il suo logo. Il campo da calciotto, perché è una mia grande passione giocare a calcio e compagnia bella. Il graffio della Tigre, Nicolò Antonelli, anche lui un amico di infanzia, e presto scopriremo chi è Nicolò Antonelli. La spiga di grano, un mio simbolo, perché simbolo di frutto del lavoro, grano, Bello. la spiga di grano. E poi ovviamente un bollo azzurrino che rappresenta Celestino Vietti. E poi più o meno, secondo me, abbiamo terminato tutte quello che rappresenta questo casco. Quindi Ma è bello molto, tra l'altro. di base un casco arancione con il mio colore, con tutte le cose che Ti mi danno riguardano. gusto, che mi riguardano e che mi piacciono. Quindi
questo era insomma il motivo per il quale abbiamo fatto questo casco, usato anche alla gara dove mia nonna ha fatto l'ombrellina. Ma Quindi invece, così, guarda, Guarda, non mi ricordavo neanche da dove eravamo partiti, bellissimo. visto questo che adesso lui rimette a posto e ha analizzato tutti i disegni, volevo fare una parentesi per riguardo al joystick che ha messo, sì. che Migno, voi forse non lo sapete, è un maniaco dell'ordine della pulizia. Adesso un po' casa sua è un po' Molto cambiata. peggio. Da quando sono amorosa è molto peggio. Sì. Però se lui fosse da solo sarebbe la persona più precisa del mondo, e lui, quando eravamo più piccoli, aveva questa cosa che quando si andava a casa sua, tanto noi lo facciamo ancora adesso, quindi figurati da piccoli, tutto il giorno alla PlayStation a giocare a FIFA e a PES. Più PES. Più PES quella volta, adesso solo FIFA. E cosa succedeva? Noi potevamo giocare con i suoi joystick solo se andavamo in bagno a lavarci le mani, lui veniva, stava sopra così a guardare se le lavavamo bene con il sapone, e poi ce le faceva asciugare, ma controllava che fossero solamente umide, che rimanessero un po' umide, in modo che quando poi andavamo a toccare il joystick, con l'umidità ancora dell'acqua, lavavamo il joystick. Era una roba folle che dovevamo fare. Sì, Sempre. follia. Comunque non è male come Follia. No, come idea non è male, ma te hai 12 anni, sei lì, tutto, che hai voglia, no? A lavarsi le mani. Poi ti guardava, che proprio che dovevi lavarle. Allora, come mai sto rapporto con la pulizia? Sì, allora, verissimo, bellissimo. Che chicca che hai tirato fuori. Allora, è tutto vero, nel senso che lì si parlava di Play 3. La Play 3 a quel tempo era veramente un miraggio. Comunque, quando dovevi mettere da parte un po' di soldi per acquistarti le PlayStation, i tuoi primi oggetti personali, tra cui la PlayStation, appunto, e insomma, cioè, era una bella spesa comprarsi la PlayStation, quindi ci tenevi, gli mettevo, ti ricordi, il panno sopra per non farla impolverare, cioè, sembrava quei centrini delle come vecchie, degli invasati che comprano le macchine, le tengono lì, di quelle fanno non marcire lì ferme, ma quasi. E fatto sta che ero molto meticoloso, molto quadrato sul fatto che dovesse essere mantenuta nel migliore stato possibile, allo stesso modo i joystick. Quindi noi facevamo merenda, la piadda con la Nutella, le merende preparate dalla Marta, spesso quando andavamo a casa sua. Capito? Cioè, se a me mi andavi a giocare alla PlayStation con le mani tutte piene di Nutella, unte, intacconite, io andavo via di testa. E quindi da quella volta, insomma, poi ho visto che cominciava a diventare un attimino una cosa da suonati, e vedevo le vostre facce che dico, ho giocato alla Play, cioè basta. O porti il tubo. Da quella volta poi ovviamente sono riuscito a entrare nel mondo delle persone normali, insomma, di trattare i joystick in maniera ovviamente buona, con il rispetto che meritano, ma non insomma da lavare le mani e lasciarle leggermente umide per tenere il joystick in... C'è da dire una cosa, che dopo 6 mesi il mio joystick era ancora opaco, come quando lo tiri fuori dalla scatola, cioè se lo rivendevi, se lo rimettevi nella scatola lo potevi vendere come no, non si accorgeva nessuno. Trattare i joystick con rispetto, questo comunque è poi dopo concetto, sono arrivato, infatti negli anni dopo fa conto che ho scavallato e sono arrivati addirittura a trattarli come della nel muro, a fare buchi nel muro, quindi proprio cose don't try this at home, because poi bello, sempre per andare un po' sotto su alcuni aspetti, anche c'è la scritta Saludecio, no? Sì. Allora, qui ho 2 questioni. Primo, parlare di... non mi ricordo cosa volevo chiederti. Ah, vabbè, ma allora passiamo alla dai, però salutateli tutti in modo da dimenticarvene qualcuno che ci rimane male, vai. Saluto tutti i brodi, Saludecio, tutti i miei amici che vedo... Ma l'ingresso sorpresa adesso ci sta di brutto, però. No, il tuo. Dei. Prendegli il microfono, mi piace questo mood così un po'. Adesso è così fino alla fine. Volevo chiederti come mai, cioè tu sei stato forse uno dei pochi, se non altro, di quei piloti che il nome del paese forse alcune volte veniva prima di te. Cioè c'era sta gag che qualsiasi commentatore,
cioè eri in gara, stavi facendo i sorpassi e ci tenevano a dire che eri di Saludecio. Sì. Ma che cazzo, perché? Cosa hai fatto? Che operazione hai fatto a questo paese? No, infatti neanche, cioè, mi dispiace anche un po' che non sia mai stata fatto una partnership, tra virgolette, o comunque un particolare collegamento profondo con il paese, ma io ci ho sempre tenuto a tenere in alto e a specificare da dove venissi, perché sono le mie origini, la mia vita, e sono veramente legato al mio paese, e quindi io tutte le volte che potevo lo citavo. E poi ovviamente i commentatori sono Sanchini, che è un locale Sì. di Borgomassano, e comunque anche quando senti un nome di un paesino, comunque Che fa quasi ridere. cioè, ci sta a citarlo, e alla fine io ci ho sempre tenuto, e poi comunque anche noi siamo un po' patriottici con il nostro comune di Sì. residenza, tra virgolette, quindi vuoi o non vuoi, anche col fatto che comunque tutti i miei amici, tutti i miei affetti venivano da lì, l'ho sempre portato in alto. Poi Ma insomma, questione, paese. questione. Te sei tipo cittadino onorario di Saludecio, c'è una targhetta una volta te aveva mandato, che sì, cos'era? mi avevano dato una medaglia al valore, diciamo, come un soldato tornato dalla guerra, diciamo. No, sì, molto, molto meno, però sì, quando vinsi il Mugello nel 2017, che avevamo fatto qualche festa, il paese ci tenne a insomma, premiarmi con un qualcosa di riconoscente, e mi fece piacere, perché comunque, ripeto, sono legato al mio paese, ma mi piacerebbe esserlo, ma non credo di essere cittadino. No, io sono cittadino di Saludecio, Beh, certo. È ovvio. ma non ho le chiavi della No, città, ecco. pensavo una che ti via, fosse una piazza, stata... sindaco di Saludizzo. No, non so, al momento no, magari sarebbe bello, mi piacerebbe una No, via perché dove mi- mi sospeso col motorino, dove Paglio del Daino, contrada preferita? Paio del Dine, innanzitutto si parla di Mondaino, che Certo. con Saludecio Bellissimo è un po', Mondaino, un po' posso dire? derby, sì, È un sì, po' sì. derby, ma comunque andate sempre lì quando alla Sì, fine il Paglio del sì, è un po' Daino derby, ma alla fine non siamo tutti sputiamo nei piatti amici, dove banzate. non è una questione di vedi, Perché la ragazza qui è ci di Mondaino. scambiamo un segno di pace. E sì, no, ma tra Saludecio e Mondaino alla fine è solo un po' un sottotitolo il fatto che sia un derby, ma in realtà siamo tutti amici, ci conosciamo Siamo da un tutti sacco di amici, tempo. tant'è che qualche anno fa c'era l'opportunità di unire i comuni Mondaino, Saludecio e Montegridolfo per avere più agevolazioni dalla regione, cose, no? Questo è Unire... l'articolo di cronaca. e tutti erano a favore facendo le votazioni, tranne Saludecio che ci ha tenuto a rimanere indipendente. E tu cosa votasti, Samuele, a quel del referendum? Io votai per rimanere indipendente. Anche io, mi sa, non mi ricordo, ma credo anche io volevo che il nome rimanesse quello, no? Cioè, chiaro, tipo che altri avrebbero posti. cambiato il nome del Esatto. paese. Alta Valconca sicuro sì, gli avrei dato. Sì, però, tipo, come volevano il padrone. nome, tipo adesso se era tutto positivo, a Saludecio si sarebbe chiamato la Valle del Castello, tipo. Sì, Non è vero, sì, questo sì, non è sì, vero, possiamo sì, dirlo. sì, no, non è vero. Vabbè, comunque, torniamo qua. C'è sempre un comune che ne giova di più degli altri, dipende da un sacco di cose. Sì. Ognuno fa le sue valutazioni. Ma per quanto riguarda il fan club, che anche lì è uno dei primi a muoversi, è stato il tuo babbo, poi la super cricca. Che parentesi è stata? Com'è stato quel... da chi è partita l'idea prima di tutto? E com'è Allora, andata? innanzitutto parte tutto, non mi ricordo neanche benissimo, ma uno dei miei uomini che veniva alle gare con me, uno dei miei migliori amici, è Filippo Magnus Guerrero Masini, Salutiamo. che salutiamo, ciao Magnus. E comunque il fan club partì che niente, da parte dei miei amici c'era questa esigenza, comunque era figo in quel momento fare un fan club per andare alle gare, per seguirle, per seguire il mio cammino, per dare un'energia in più, per avviare delle attività. Dai, era un momento, diciamo che è stato per noi un motivo di unione, di divertimento, come nel nostro stile fare le cose che ci piacciono fare, e anche quello ha riservato delle parentesi stra divertenti, strafighe,
quando ci sono stati dei bei risultati, e non solo, e il fan club devo tutto veramente ovviamente a chi si è sforzato e chi mi ha aiutato, quindi i miei amici, mio babbo e tutti. Adesso principalmente immagino che, cioè, so che erano queste le figure da tenere in considerazione. Poi ovviamente anche altri ci hanno aiutato, ma diciamo che il fulcro, il motore pulsante di questo progetto erano appunto voi miei amici e mio babbo che insomma da buon sostenitore ha portato avanti la causa. È stato veramente figo comunque, il fan club ci ha fatto fare delle belle feste, è stato figo averlo. Avrei voluto anche portarlo più in alto, ma vabbè, ha avuto il suo cammino. Beh, se l'è messo Certo. comunque. Detto ciò, tornati, io ci tenevo a ringraziare, ovviamente, visto che oggi in occasione speciale Fish è passato a host e come host ci sei te e accompagnato da Nina, ci tenevo a ringraziare ovviamente voi che mi aiutate in questo progetto, che non è banale, e nonostante, ripeto, come dicevamo all'inizio, le nostre sfide, le nostre difficoltà, i nostri impegni, le nostre avventure, e era importante per me avere l'occasione per ringraziarvi e quindi ci tengo a farlo pubblicamente. Ma grazie a te. Ai microfoni e alle telecamere di Mick Bubble. Raga, siamo solo noi. Questo è il team, questo è Mick team Bubble. di Mick Bubble. Abbiamo un aiuto con l'audio di Angelo, ricordiamolo. E più, Però ripeto, siamo noi. oltre a noi ci tenevo anche a ringraziare chi ci dà la sala, ovvero il circuito e Paso, Mattia Pasini per la res, tutti quelli Le che mi hanno grafiche, aiutato, l'agenzia Aldo per di- le grafiche, Bollini. Bollini. Con un po' di aiuti che ci hanno dato a livello di strutturazione di quando abbiamo iniziato, Bez che è stato uno dei grandi sostenitori e lanciatori di questo progetto. Sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, ma insomma era d'obbligo fare un attimino un ringraziamento e una panoramica sulla nostra realtà. Comunque specifichiamo che questa non è l'ultima puntata, perché con questi ringraziamenti sembra l'ultima. Abbiamo 20 puntate in totale per la prima stagione, quindi ancora c'è tempo. C'è ancora qualcun altro, qualche altra bombetta verrà fuori secondo me. Chi possiamo chiamare? Vorrei fare qualche... Chiama la nonna. Se chiami la nonna? Lunga? No? Ci sta anche chiamare la nonna, come chiami la nonna? Non ridete, oppure abbassi i microfoni se ridete. Pronto? Ciao nonna. Ma dove sei? Ma quando è che sei in chiesa? Ieri sera tardi. Oggi sei stato a casa allora? Oggi ho avuto un po' da fare e sì. Dico, sai com'è? Sono sempre in giro. Ah, lo so. Sei un giorandolone e basta. Ma sei venuta su sti giorni? Sei andata su sti giorni o sbaglio? Come no? Ti vedi che gli avrei fatti andare più in panda alla vete? Ho visto, infatti, grande. Ci penso anche te. Ho visto. Ma scusa una roba, poi tra l'altro hai lasciato la luce accesa però. Dove? Nella sala, tipo. Ieri sera sono entrato, c'era la luce accesa, ho detto, Dio boh, o c'è qualcuno. No! Vabbè, uguale, tanto. Dai, la luce accesa. De Gassè. Va bene. Così non vengono i ladri quando vedono acceso. Bisognerebbe davvero sempre lasciare una luce accesa. E ci sentiamo a 6 giorni, va? Sì, ciao amore. Ciao nonna. Ciao Gioia, ciao. E questa Ecco qua. la chiamata la nonna. Bellina. Ciao nonna. Andrea! Oi. Comunque, tornando un attimo seri, questa Sì. parentesi è andata. Nina, tu sei qui per un motivo. Posso fare la domanda più stupida del mondo, più banale del mondo, Te ma puoi fare quello che vuoi. Io guarda, Grazie. mi metto anche comodo. ho solo questa domanda. Cioè, Vai. potrei averne altre, però farò solo questa domanda. Il 16, no? Cioè, tu hai lo username più, cioè, proprio bellissimo, perfetto. La I, la G, Sì. l'1, il 6, perfetto. Te lo invidio da quando ti ho conosciuto, che ho visto, Grande, ti ho visto su Instagram, ho detto Top. top. Ma
è ragionato in questo senso, è un caso incredibile, bellissimo. Allora, ti ringrazio che hai colto questo. E poi comunque perché? Perché hai colto questo particolare al quale anch'io ho dato un peso, e semplicemente è nato perché il 16 è nato un po' per caso, perché mio zio, il fratello di mia mamma, correva in moto e aveva il 23, cioè ha avuto diversi numeri, tra i più usati c'era il 23. Quindi io alla mia prima gara di minimoto mi presentai con il 23, ma il 23 a suo tempo, mio coetaneo e mio, diciamo, ha avuto una carriera al mio pari passo, l'abbiamo avuta con Antonelli, con Nico Antonelli, che lui uguale, anche lui aveva il 23, solo che si era iscritto poco prima. Quindi io arrivo alla prima gara e mi fanno: guarda, il 23 è occupato e c'era già un altro pilota, quindi devi scegliere un altro numero. E mi dissero: ci sono disponibili questi. Mi hanno fatto una breve lista, c'era l'8, mi ricordo, e altri numeri, e c'era anche il 16. Io il 16 avevo semplicemente in mente il casco, c'erano dei caschi di serie, ovvero quello che puoi comprare al negozio, non mi ricordo, era la replica di qualcuno probabilmente, che nelle minimoto ce l'avevano in diversi piloti e c'aveva sto 16 dietro. Era un casco che mi piaceva, che comunque c'aveva sto 16 dietro, che io quando ero dietro a questi piloti vedevo. Allora quando lui mi ha fatto sta lista, mi ha presentato sta lista di numeri, io per questo motivo qui, così di prima acchito ho detto vai 16, perché avevo visto questi caschi qua, ho detto vai 16. Poi da quella volta ho detto vabbè, iniziato col 16, sempre rimasto 16. Poi vuoi non vuoi sono nate anche un po' di coincidenze, comunque di inerenze a questo numero, e poi sempre rimasto il 16. Nel mentre che imparavo a fare gli autografi a scuola sul diario e a creare i miei loghi, i miei numeri di qua e di là, avevo visto che Migno combaciava con la I e con la G del mio cognome, e quindi l'avevo subito inserito, cascava a pennello, come hai detto anche te, nel mio, insomma, nel mio nome. E da quella volta appunto insomma, come dire, l'ho cavalcato, l'ho utilizzato, e poi è sempre rimasto quello, insomma. Da lì Andrea Migno 16, poi sono arrivato al mondiale, da lì MIG, perché nel riquadrino, diciamo, nei nomi, nei nomignoli di fianco da 3 lettere, no? Vengono fuori le prime 3 lettere, MIG. E lì, quando appena sono arrivato al mondiale, mi hanno cominciato a chiamare MIG, mi è piaciuto, e poi comunque è abbastanza semplice, diretto, e da lì MIG 16. Quante coincidenze. È sempre così, è andato avanti. Il 16 nel MIG, il MIG è un caso bellissimo. Un bel caso, MIG caccia sovietico, caccia che vanno sì, forti. che sono un gran appassionato di caccia di aerei militari, che comunque sono un'espressione di tecnologie, di fisica, credo, paurose. E sì, dai, un po' di cose che sono tornate, insomma, mi hanno invitato a mantenere sempre il 16 poi. Ma io volevo fare una delle ultime domande, penso, perché siamo qui da un sacco, che era incentrata sui sogni e gli obiettivi che ti sei sempre posto e che poi col tempo ovviamente mutano. Quindi volevo sapere qual era il tuo sogno o il tuo obiettivo prima di entrare in Moto3. Poi quando hai iniziato ad andare in Moto3, che hai costruito la tua carriera, poi adesso quando è finita in un certo senso tutto quello che avevi creato e adesso sei in una fase transitoria, come sono cambiati i tre sogni nelle varie fasi? Hai detto bene, cambiano, perché secondo me in base alla situazione, alla posizione che hai nel mondo, comunque nella tua vita, in certi momenti cambiano gli obiettivi. E prima di arrivare al mondiale, ovviamente, l'obiettivo era proprio arrivare al mondiale, perché una volta c'era un'etica un po' diversa rispetto adesso. Adesso arrivare al mondiale è quasi scontato. C'è i pilotini, i giovani, sembra quasi, vabbè, arrivare al mondiale così. E invece quella volta proprio arrivare solo al mondiale era già un traguardo della Madonna. Cioè tu parti dalle minimoto, fai tutto il percorso col sogno di arrivare intanto al mondiale. Quindi il primo sogno è stato quello. Raggiunto quello, ovviamente, poi è partito il sogno di provare a vincerlo, di fare bene, di rimanere nel moto mondiale più tempo possibile, che appunto poi è stato quello per tutti questi anni. E poi da quando comunque questo sogno ho cominciato a capire che era un po' più difficile realizzarlo per come sono andate le cose,
attualmente il sogno comunque, se ti devo dire proprio il sogno attualmente, che se avessi la bacchetta magica mi piacerebbe avere una bella casa e fare proprio le cose basi, cioè proprio svegliarsi, fare proprio godersi le piccole cose, proprio niente di speciale, però il camino acceso, il fare l'orto, non una roba un po' da vecchi, però comunque godersi proprio delle piccole cose. Un'altra vita. Cioè, sì, una roba per poter fare un po' quello che si vuole senza dover fare qualcosa. Parliamo di lusso, di te, no? Parliamo di lusso. Beh, sì. Però dice tanto voler comunque da un mondo che ti promette chissà che cosa, voler comunque tornare a una dimensione quotidiana piccola e modesta per low modo. profile, sì. Ma infatti magari proprio per quello, magari dopo un po' mi stuferei, però attualmente è quello, è comunque un mio grande sogno avere una casa e una roba. C'era un video di un bambino, arrivo alle case alle 7. Sì. È come la lava. Sì, cioè comunque è una roba veramente basata sulle semplicità, sulle piccole cose, perché sono un grande sostenitore sul fatto che le cose veramente, le cose più basilari, più semplici siano poi le migliori, le più prolifiche. E appunto al momento è quello, però capisco che per arrivare a quello, insomma, nel mezzo ci dovranno essere diversi step e tante cose. Diverse cose, tante cose nel mezzo, però avessi la bacchetta magica in questo momento ambiresti a quello. Ma quindi al netto dei rimorsi che tagliavamo le pezze prima, si parlavano prima, te puoi essere soddisfatto e contento di quello che hai fatto in toto, corse e non corse? Io perché sono Sei sempre soddisfatto? molto autocritico, forse un pelo troppo, sono soddisfatto, but job is not done, come diceva Kobe Bryant nelle sue finals. Cioè, sono soddisfatto, ma probabilmente non ancora abbastanza per sedermi. Tipo una sagrada famiglia, ma in completamento. Non lo so, sì. Che ancora c'è qualcosa che puoi fare. Dai. Sì, dai, secondo me ancora si può. Mi vorrei sentire appunto più soddisfatto. Si può, dai, ci stiamo lavorando, però non nego che, come ho detto prima, sono un fortunato e sono comunque, come hai detto te, non mi lamento. Alla grande, c'ho sta botta di culo qua, che te devo dire. Ti vedo da Dio, stai da Dio. Grazie, Filo. Guarda, veramente. Grazie, ma è tutto così, a volte così bello. È vero. Che te devo dire? No, ma hai ragione. Quello che hai, è bello, sei una bella Grazie. persona. Però, raga, io vogliamo fare la fase di chiusura oppure sì, perché continuiamo? io non mi piace sempre troppo essere, cioè, vi ringrazio per questa puntata incentrata su me stesso, ma mi sento anche un po' tra il lusingato e l'incentrato. Nella prossima puntata parleremo di un altro pilota, ma intanto oggi questa puntata specialissima e siamo stati lieti. Sei stato lieto te stesso, perché quando fondamentalmente sei sempre ringrazio Filo di essere stato l'host di questa puntata. Questa puntata è fortemente voluta da noi, comunque. Lo diciamo, è fortemente voluta da noi perché secondo noi Andrea ha una bella storia e si meritava uno spazio in questo ambiente che ha creato lui e che abbiamo creato insieme. Gli haters diranno programmata o comunque preparata. Invece no, sono stato all'oscuro di qualsiasi domanda e sapevo solo di potermi fidare dei miei bro. È andata bene. E alla fine spero che siano stati abbastanza condiscendenti, dai, diciamo su. E adesso non rimane altro che appunto concludere o comunque tornare alle nostre cose. E io ripeto, sono stato molto contento di essere qua a Mick Bubble, è stato un piacere. E alla prossima puntata con tante altre avventure di protagonisti. Seduto qua. Sempre. Ciao raga. Ciao a tutti. Raga, è stato un piacere. Devo fare io la chiusura? La faccio io? Falla. Ciao a tutti ragazzi, questo è Mick Bubble, oggi ospite Andrea Migno, dal sottoscritto è stato un grande piacere, abbiamo raccontato un po' di cose mie attraverso il linguaggio e le domande dei miei collaboratori.
Alcune pagine di quello che è stato fino adesso. Questo è Mick Bubble, ci vediamo alla prossima. Inventate voi una chiusura. Ciao a tutti. Divertitevi. Ciao. Fate i buoni, che tra un po' è Natale. Fate i buoni. Metti un The Wall. Sì. Allegria. Allegria.